Giampaolo Grossi, General Manager di Starbucks. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me. Qual è una tua passione? Mangiare penso la più grande passione e poi sicuramente lo stare in mezzo alla gente, quella è la passione forse ancora più grande. Cosa facevi prima di Starbucks? Poco prima lavoravo in una gelateria di un amico, poi naturalmente ho fatto 10 anni in Alitalia, quello penso sia stato il lavoro più lungo della mia vita. Ho fatto un pochino di tutto, ho lavorato con mio padre di notte nei locali notturni di Milano, facevo il Giro d'Italia in barcavela sempre con papà, ho fatto tanti anni. Io lavoro dai tempi della scuola, i genitori mi hanno sempre insegnato: vuoi andare a New York? Io andavo a New York già da piccola, vai a lavorare. Io la mancia te la posso dare, ma a New York con la mancia non ci vai. Facendo l'estate andavo a lavorare, facevo la stagione con mio padre e poi a Natale andavo negli Stati Uniti. Com'è andato il tuo colloquio? Lì sono entrata io con il mio bel tailleur. Ma che ci faccio? Sono l'asilo nido, mi sembrava di essere. Ho detto no, ho sbagliato completamente, non è il posto per me. Poi in realtà ho parlato con alcune persone. Ti ricordi con chi? Con Anna. E Anna mi ha detto: ma qualcuno ti ha mai chiesto la tua età? Faccio: in effetti no, non me l'ha mai chiesto nessuno. E allora perché pensi che non sei nel posto giusto? E allora dopo mi sono fermato, ho fatto il mio bel giretto. Ho detto: no, forse il posto è quello giusto. Cosa consiglieresti ad un giovane che inizia un nuovo percorso? Di scegliere il lavoro che fa divertire, che dà felicità, che dà piacere, non guardare subito ai soldi, che quelli danno una felicità ma non sempre vera. Se tu ti svegli al mattino e vai al lavoro felice, la giornata ti vola e non te ne accorgi, anche se ci passi 20 ore. Hai voglia di lasciare un messaggio? Ragazzi, siate felici, nella vita bisogna essere felici. Buonasera a tutti, sono Cristina, vengo da Milano e questa è la mia storia. Cos'è per te la Roastery? Qui siamo trattati, cioè tipo uguali, siamo tutti uguali. Non c'è uno che ha più livello rispetto all'altro. Il tuo valore che hai, il valore personale che hai, te lo danno e poi ti aiutano anche a crescere. Non solo nell'ambito lavorativo, ma anche se hai dei problemi fuori dal lavoro. Chi è una persona a te cara? Mia mamma è italiana. Come ti presenteresti? Sono Junior e vengo da un paese dell'Africa occidentale. Sono scappato dal mio paese per un problema politico, dove hanno ucciso mio padre senza motivo e io sono stato messo in galera senza motivo. Grazie all'aiuto di un professore che mi ha aiutato con i soldi, sono riuscito a scappare e mi sono rifugiato prima in Nigeria. E lì grazie all'aiuto delle persone che mi hanno visto in difficoltà, perché sono rimasto in moschea per una settimana senza cambiare i miei vestiti e farsi la doccia. Che cosa vorresti diventare da grande? Mi piacerebbe diventare un manager. Dove ti piacerebbe andare in vacanza? La vacanza più bella che mi piacerebbe fare, che non l'ho ancora fatta, sarebbe tornare a vedere mia mamma in Africa, perché ormai sono 5 anni che non la vedo.
Buonasera a tutti, io sono Junior e il video che avete visto sono io. Qual è la tua canzone preferita? Una canzone mi piace tanto, Antonello Venditti. Che cosa ti piace fare al bar? Il bar mi piace tanto perché lì io faccio il caffè, faccio cappuccini, alla tarte, oppure a vari metodi. Chi è una persona a te cara? Più cara la mia zia. Cosa ti piace della Roastery? A me piace stare in Starbucks perché ho avuto passione al caffè per fare avariati uguali al lavoro da food, da caffetteria, esperienze. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è diventare a manager. Eccomi qua, sono Andrea Vaiale, a questo il video qua sono io, adesso anche mia zia che mi augura il cielo. Un capo ha il titolo, un leader alle persone. I believe I can fly. Buonasera. Buonasera. Spread my wings and fly away. Sei stato perfetto. I believe I can soar. Buonasera a tutti. Vieni, mettiamoci a sedere. Dai, ci sediamo, Vai. accomodiamoci. Come volete. Ah, ma io devo venire un po' vicino perché mi sento lontana. Quest'anno, Francesca, abbiamo fatto la sorpresa. Sì, abbiamo fatto la sorpresa quest'anno, sì. Davvero, è stato bellissimo. Come vi sentite, ragazzi? Tranquillissimi. Tutto bene? Sì, tranquilli, vedi? Ciao. Tranquillissimo? Sì. Sì. Siamo abituati. Lo facciamo tutti i giorni. La differenza è che normalmente ordinate il caffè, non state zitti, ecco. No, domanda. O quello. Vieni, fatemi un po' di posto e mi metto in mezzo a voi. Vieni qua te. Vai, spostati un po'. Vieni. Vai. No, stai qui, stai con noi. Vieni, stringiti. Oh, tutti, oh, Sì. bello. Vieni Siamo vicino a tutti noi. insieme. Allora, Cristina, che cosa vuol dire per te essere barista e donna? Barista. Allora, È arrivata. faccio la stessa domanda. Ciao amore. Dico la stessa cosa della zia. Quanto tempo abbiamo a disposizione? Quello che vuoi, come abbiamo disposto a lei. Allora, la mia esperienza sicuramente, nonostante l'età, non è di lunga data. La mia esperienza di caffetteria di barista l'ho fatta con Starbucks, quindi quello che vi posso raccontare è quello che succede all'interno di Starbucks, naturalmente. Io ricordo benissimo il nostro giorno dell'apertura, non l'apertura al pubblico, ma l'apertura ai cosiddetti VIP, televisioni, insomma quello che doveva essere la grande sfida. La porta è stata aperta, è entrata tutte queste persone, non avevamo fatto simulazione, abbiamo fatto di tutto. Nel momento che sono entrati è salito il cuore in gola e da lì ci siamo detti, ma chissà, adesso affrontiamo, cosa vuol dire fare il barista?
non è fare il caffè, non è solo fare il caffè, e ce ne siamo accorti subito, perché tutto quello che ci era stato insegnato in quei mesi è venuto tutto fuori. Io lavoro in una parte del bar dove si fa l'esperienza sul caffè. E mi ricordo che in quella serata eravamo in 4 a lavorare e ognuno di noi, oltre alle cose imparate tramite Starbucks, ha tirato fuori la propria esperienza. Noi abbiamo persone che amano i fumetti, quindi raccontando di un caffè si raccontava qualcosa di un fumetto, chi ama la poesia, quindi raccontando sempre dell'esperienza del caffè si raccontava di una poesia, le battute, e si ascoltano i clienti. Non si sentono, come si diceva, si come abbiamo detto. ascoltano. Si ascoltano e poi noi siamo come su un palco in realtà. Ritengo che siamo come una grande orchestra che lavora tutta assieme e facciamo teatro, comunque raccontiamo e parliamo di tantissime cose. Il caffè è una cosa molto importante per Starbucks, è molto importante per noi, perché non è solo una semplice pianta, ma è tutta la storia che c'è dietro, da chi coltiva, dai coltivatori, da chi raccoglie e da chi poi alla fine è semplicemente quello che facciamo noi e poi fare un caffè. Questo sicuramente è qualcosa in più del fare il semplice barista. Pensate che addirittura barista maschile, parliamo di donne, il barista si chiamava macchinista quando sono state inventate le prime macchine, perché funzionavano a leva e alle donne non era permesso lavorare perché era abbastanza pericoloso. Le donne non sono tante. La mia esperienza da donna, posso dirti che non senti c'è, nessuna perché non differenza. sento questa differenza. Questa è la cosa che doveva venire fuori. È un ambiente di lavoro dove questo non è. c'è differenza. Non ti viene mai chiesto, questo da parte dell'azienda, da parte di Giampaolo naturalmente, proprio lui poi è un discorso un po' a parte, Sì, abbastanza. poi ne parleremo se abbiamo tempo, ma da parte dei colleghi, molti di loro potrebbero essere figli miei, non c'è uomo-donna, facciamo tutti le stesse cose, noi facciamo caffè, puliamo, tiriamo su bus bin estremamente pesanti e lo facciamo tutti, non c'è questa differenza, non esiste, non esistono battute, no. È un gioco, noi quando lavoriamo giochiamo. Ti do l'esempio, ieri pomeriggio è stata una giornata abbastanza piena, molto piena, di intenso lavoro, corriamo come C'eravamo matti. ieri sera, quindi abbiamo visto. Non ti dico cos'era il pomeriggio. E ricordo benissimo una coppia di signori che stava bevendo un caffè. Tu hai visto come è fatto il locale. Non c'è questa distanza tra cliente e noi partner. E la cosa bella è che questa signora mi ha fermato e mi ha detto: siete bellissimi da vedere, perché in questa confusione riuscite a ridere e a divertirvi, e questo me ne accorgo anch'io tutti i giorni. Che meraviglia. È bellissimo. Meraviglioso, meraviglioso. E se posso dare, non so se siete già stati da noi, venite un giorno di confusione, non venite solo quando è tranquillo, anche se ormai tranquillo non esiste la parola tranquilla, venite a vedere una cosa bellissima. Venite a vedere Giampaolo che lavora con noi. Sì, no, va visto, veramente. L'hai visto? Confermo, Cristina, perché Lui è così, non è che proprio veste, un'orchestra, è arriva proprio- col suo 3 pezzi con i gemelli e lo vedi che prende sto straccetto e incomincia a pulire i tavoli, raccoglie le tazze e lo fa anche molto bene, è proprio bravo. Sono bravo a pulire. Bravissimo, sei bravissimo. Sono bravo, sì. Sei bravissimo. Grande. Facciamo una domandina anche a Junior. Va bene. Junior, come te lo immagini il tuo futuro, dopo che hai fatto questo lungo viaggio complesso per arrivare fino a qua? Prima di tutto ringrazio tutti quanti che mi hanno aiutato fino a qua. Però io praticamente per il mio futuro, cioè sono una persona, non faccio mai programmi. Vado dove mi porta il mio destino. Però adesso come adesso ho tante cose da realizzare. Prima di tutto finire gli studi, crescere nel mio ambito lavorativo, avere una famiglia,
cercare di cambiare anche il mondo, nel senso che se ci riuscirò, cambiare la mentalità della gente del mio paese, visto che ho fatto un lungo viaggio fino qua, che non è stato praticamente niente facile. Se loro possono capire la difficoltà, poi Vai, vai. Devi essere forte, Diglielo. essere forte. Sei vero uomo, sei. Non devi piangere. Lo sai. Junior, vai avanti perché è importante quello che devi dire. Vai. la difficoltà e il sacrificio che ho fatto, che sto facendo fino adesso per cambiare tutto quello che ho vissuto. Certo, così. Bravissimo, darai un grande contributo sicuramente. Grazie Junior, grazie. Prego, grazie a voi. E so che ci riuscirai perché sicuramente hai la volontà grandissima di veramente bellissimo. Uniamoci in questo momento perché meraviglioso, grazie. Senti tu Andrea, come la mettiamo con le giornate un po' così? No, cosa fai? Allora, se ti capitano, ti capitano le giornate un po' no? Ogni essere triste e anche biancatura perché ha avuto stress. C'hai lo stress? C'è lo stress, Sì. lo stress. Che ti fa lo stress? A quei giorni perché a grande novità e a Day ha avuto un cervello che ha avuto le fiamme è perché e non capivo perché anche se mia mamma, mia sorella, anche mia psicologa che mi aiuta tanto perché lì c'è un messaggio bello e poi fai tante cose, tipo faccio calcetto, faccio basket, da piccolino anche nuoto, anche faccio karate, piemontane di Tennis? miniera, anche a baseball, anche tennis. Un mito proprio. Grande Andrea. Grande Andrea. Bene. Lui è il nostro esperto di latte art. Non so se sapete che col latte facciamo delle decorazioni quando facciamo i cappucci e i latte. Davvero, è bravo? È bravissimo. Ah, ma Andrea, adesso però me ne devi dedicare uno, proprio Non ti preoccupare, lo fa solo con le Vengo. donne. E lo fa in particolare a quelle bionde poi. allora sono a C'è un casa. qualcosa di Se vi particolare. invitate tutte le bionde andiamo da Andrea che ci fa un E lo super dico cappuccino. perché sono bravo alla art, perché lì ha avuto al lavorativo e frequenza al lavorativo di scuola a 10 anni, ha avuto a scuola di Calaporta, istituto Albigheo, lì mi ha autato bar a tutto il giorno al bar, e non dico più bravo, c'è anche altri miei amici, anche sono bravi, poi anch'io, che io ho avuto una passione che è fra caffè, fra la pianta, fra umano, perché la pianta si lavora dei chicchi sui caffè, su di noi, al lavorativo, e lì è bella cosa, c'è esperienza, lì c'è l'effiltrato e le cose di metallo, c'è anche il filtrato alla carta, perché fra dei gusti da colore, da power, fra più forti,
più safone, più leggero. Se non l'avete capito, Andrea vi tiene qua fino a mezzanotte, le 1 circa, ha questa incredibile dote di captare le persone e tenerle al bancone del bar per tutta la giornata, vero? Sì. E ovviamente dice di sì, non è che dice di no. Andre, gli vuoi dire a tutti che cosa vuoi fare? Da grande vuoi diventare, hai detto? E a manager. E quando? Quando va a pensione il mio passabile, veramente bravo. E Devi sapere il responsabile è Davide Montanari, che ha 50 anni e quindi c'è da aspettare un po' troppo, bisogna muoverci in qualche altra maniera. Sì. Però le idee chiare, no? Assolutamente, veramente. Posso dirti una cosa? Ma direi che qui rappresentato abbiamo un esempio autentico, reale di quello che accade in Starbucks e trovo che sia un esempio meraviglioso e chiaramente Giampaolo tu stai facendo un lavoro straordinario, secondo me, davvero. Scusa se ti interrompo, il lavoro non lo sto facendo io, il lavoro lo stanno facendo loro. Lì lo Anche volevo tu, portare. perché tu mi Anche aiuti tu. tanto da Starbucks, perché tu la prima volta entravi a forse è cos'è, è lì che Giampaolo è veramente bravo che ha tirato su uno è locale, anche è più capo di Howard, che c'è Giampaolo che è veramente bravo che ha tirato su. Basta. Grazie. Grazie Andre. Sì, il lavoro non lo sto facendo io, il lavoro lo stanno facendo loro tutti i giorni, lo fanno loro tre in rappresentanza, oggi sono qua in rappresentanza di tutti i ragazzi che sono all'interno di Starbucks e che tutti i giorni ci mettono la passione e l'impegno per condividere tutto quello che facciamo. Quest'anno ti ho chiesto l'onore di invitare loro tre, no? E l'ho fatto perché mi sono reso conto in questo anno, era una cosa che avevo già dentro di me, ma vedendoli tutti i giorni, lavorando con loro, stando al loro fianco, piangendo, gioiendo, facendo tutto quello che la vita ti porta a fare, mi sono reso conto che alla fine io senza di loro non so niente. Grazie. E questa è la verità, cioè il concetto si leggono, no, sui libri, speech, si parla di servant leadership. Molti speaker hanno attraversato questo concetto oggi. Se andiamo a analizzare la parola leadership, la parola ship significa nave. E ogni nave ha un capitano. Talvolta purtroppo non è detto che sia un buon capitano. E credo che la crescita di un capitano sia attraverso la propria truppa. E questo lo devi fare attraverso l'ascolto, attraverso la condivisione, attraverso i dubbi che fin dal primo giorno avevo, che ho raccontato su questo palco. Oggi non li ho più, questi dubbi quantomeno dell'apertura, ne ho altri per il resto a venire, ma per quanto riguarda l'apertura non li ho più perché ho loro e posso permettermi di stare seduto su questo divano sapendo che l'Aerostile in questo momento sta volando anche oggi. Questo non è facile. Non è facile da fare, non è facile da vivere tutti i giorni, nel senso che devi decidere di volerlo fare, devi avere il coraggio. E il coraggio significa avere coraggio di essere diverso, coraggio di affrontare le cose di petto in prima persona, coraggio di prendere anche ovviamente il lato negativo delle cose, farsene carico, esserne responsabili, perché il mio dovere è quello che loro stiano bene. I numeri sono numeri e i numeri vanno in su, vanno in giù, tornano, si alzano, si abbassano, questa è ciclica. Delucidazione sui numeri? No. Non dire il fatturato, eh? No. Sia ben chiaro. Quindi Giampaolo, qui c'è la svolta da fare, eh? C'è Sì. la svolta. Dobbiamo per mandare in tutte le pensione il suo aziende. manager, così. Una pensione anticipata. No, la svolta è davvero mettersi a servizio. Sì. Eh? Sì, però come stavo dicendo ci vuole coraggio.
Il coraggio ci vuole perché ogni giorno devi affrontare delle decisioni, devi prendere delle responsabilità e devi viverle costantemente e te ne devi fare carico. Questo è quello che io tutti i giorni cerco di fare con tutti loro. Mi nutro di loro. E sul concetto di nutrirsi, oggi ho ascoltato ed ho imparato ancora una nuova lezione, cioè che l'essere umano si arricchisce dai sogni, ma sono i sogni che vengono nutriti dall'essere umano. Così è uno E scambio continuo. solo chi li rende realtà permette ad essi di trasformarsi, di essere sogni. Quindi quello che devi fare è volere, avere fede e credere nelle cose affinché accadano. Chi le fa accadere le cose ha fatto sì che un sogno fosse sogno e diventasse realtà. Questa è la verità, questo è quello che cerco di vivere con loro tutti i giorni e che cerchiamo di trasmettere a tutte le persone che decidano di venirci a trovare. Ma guarda, se posso aggiungere un'ultima cosa, in effetti quando si sente questa atmosfera di così autentica partecipazione, è proprio come se ognuno fosse parte dello stesso sogno, no? Certo. Cioè, e quindi è come davvero un'orchestra, no? È una musica, una danza meravigliosa che unisce tutti alla fine, perché poi ognuno ha i suoi compiti, evidentemente ognuno deve fare le sue cose, no? Però si danno una mano, però si ascoltano, però poi ci saranno anche momenti di tensione, evidentemente, come no, è normale che sia, ma c'è la volontà di oltrepassare tutto, no? E unirsi, no? Quindi... La frase che ho detto prima è quello che provo, l'ho detto l'anno scorso e lo ripeto quest'anno, cioè i capi hanno il titolo, i leader hanno le persone. Io non è che mi definisco leader, non ho questa pretesa perché non sono io a deciderlo, ma sono loro a deciderlo, non io. Lo ridico un'altra volta, basta con la storia dei capi e i dipendenti, basta. Dovremmo Basta. eliminare, Giampaolo, Basta. questa parola Non se ne può dal vocabolario proprio. Eliminiamo No, la parola dipendenti. Non ha senso, ho ascoltato molti di voi, sono felice di aver sentito da molti speaker il concetto di dare la possibilità alle persone di lavorare da casa, di comunque continuare a seguire i propri desideri personali, i sogni personali. Questo è quello che fa la differenza nella vita umana delle persone e fa sì che poi si venga al lavoro con uno spirito completamente diverso, di comunione, di unione di intenti al fine di un obiettivo che è un sogno reciproco. Io davvero credo che sia la grande sfida nelle aziende. Tutto Lo è. si svolge lì. Lo è. Perché nelle aziende lavorano persone, le persone hanno famiglie e quindi la grande sfida si svolge lì. Se lì riusciamo, come stai facendo tu, come stanno riuscendo a fare anche altri, ad alimentare la gioia, l'armonia, la collaborazione, la condivisione, allora veramente non c'è più... Però no? non è solo il fatto, io rappresento Starbucks, allora sai, più facile è la mia voce, no? Oggi. Sì. Ma io ero così anche prima di essere Starbucks Certo. e quindi dico tutti noi possiamo cambiare, tutti noi possiamo decidere di tirare fuori i cosiddetti attributi e avere il coraggio di cambiare le cose, avere il coraggio di dire a una persona ho bisogno di aiuto, avere il coraggio di dire ti amo, avere il coraggio di dire ti voglio bene a una persona anche sconosciuta, cioè avere le palle di dimostrare i propri sentimenti. Ci stava bene, vero? Grande! Vero? Stava bene le palle, no? Allora, il mio applauso va a loro. Il mio applauso va a voi, io non c'entro niente. Grazie ragazzi. Allora, Francesca, Giunio ha portato un pensiero per te. Pure un Sì. pensiero. Cosa Vai. hai portato, Giulio? Allora abbiamo... Sì, Non ci perché- credo. Che cos'è? Un grembiule? No, grembiule di ma questo è Starbucks. un onore grandissimo. Adesso vogliamo vedere anche te E con lo adesso mi straccetto. metto Ecco, qui io ti la aspetto mano. domani Vai, rosteri. vai. Andrea, ci pensi tu? Fai tu, Andrea, vai. In effetti è Andrea che ha chiesto, possiamo avere più Subito. bionde in casa e quindi giustamente... Eccoci qua, guarda che meraviglia. Finiamo così, tutti insieme. Grazie. Grazie Cristina. Grazie Andrea. Grazie a Giampaolo Grossi, Junior,
Andrea, Cristina.